Quando scrissi Sins, inizialmente ne ebbi molta paura, ma non per il fatto che era il primo inedito, ma per il semplice motivo che io lì avrei voluto inserire tutto quello che provavo, tutto quello che mi aveva veramente fatto stare male durante la mia esistenza. Quindi di conseguenza che cos'è Sins? Sins me l'avete chiesto in tanti e ho deciso di darvi una risposta. Sins non è altro che il racconto del mio tentato suicidio. Ora ne parlo molto tranquillamente perché l'ho superato, grazie anche a questo brano, e l'ho voluto scrivere principalmente perché pensavo fosse un buon modo per guarire. La prima strofa non parla altro che del mio malessere, in sostanza. È un malessere di vivere, una voglia di stare costantemente all'interno di questo limbo, di questa palla che ti offusca i pensieri, la ragione. Semplicemente questa è una voglia che ti schiaccia, che non ti fa venire voglia nemmeno di aprire gli occhi dal sonno. La seconda strofa invece è la strofa dove vede principalmente la sua entrata in scena, il demone, la parte più oscura di me, quella parte cattiva, quella parte malata che mi continuava a dire di farmi del male, che mi trascinava sempre più in profondità. E quindi ho voluto dargli voce perché alla fine siamo le facce della stessa medaglia. Io sono lui e lui è me. Nella parte del bridge però c'è un cambiamento. E il cambiamento è che io sono stanca di vivere in quel modo, sono stanca di farmi del male, sono stanca di soffrire e di vivere in questa costante angoscia di non riuscire più a respirare. Quindi urlo questa mia ritrovata forza. Il ritornello invece prendo in considerazione la figura del santo, che è stata tanto discussa. Ma io l'ho voluta semplicemente prendere in considerazione perché era la parte pura di me che veniva contaminata da questa entità, che non era altro che il suicidio, appunto, quel pensiero costante. Quindi il santo macchiato da quel peccato. Nella parte rap invece, che è la parte finale, io recito una preghiera e questa è una preghiera costante, è una preghiera che rivolgo a me stessa principalmente perché penso di essere l'unica che possa aiutarsi. Io devo aiutare me stessa e per quanto ci sia l'aiuto degli altri, sono sempre io che devo sollevarmi da terra, quindi di liberarmi da tutto, dalle catene, da chiudere quella porta, qualsiasi cosa, e prendermi ciò che mi spetta, ovvero il posto che mi merito, dove devo stare, definitivamente. Alla fine in tanti subiamo le stesse pene. Tutti abbiamo gli stessi demoni, chi più chi meno, chi riesce a parlarne, chi no. E siamo molto più di quanto immaginiamo. L'unica cosa che posso dire è che la persona che c'è passata è che la speranza è veramente l'ultima cosa a morire. Perché quella luce minuscola che sembra lontana può diventare enorme, può accecare, e quindi è questo che vuole comunicare Sins. Vita, rinascita, libertà.